Ciao appassionati di bonsai e benvenuti sul mio canale Ancient Talk. Oggi, come vi avevo promesso nel video in cui vi mostravo come stavano i miei aceri e i due aceri nuovi, vi avevo promesso che avrei realizzato un video in cui vi facevo vedere come stavano tutte le piante del giardino. Ora sono passate 2 o 3 settimane, però nel frattempo vi ho fatto uscire altri video che erano già in programma e oggi voglio partire dagli aceri e poi farvi vedere anche gli altri. Come potete vedere le piante stanno benissimo, se vedete dei puntini neri è perché mi c'è caduta qualche goccia di leonardite, ma non fa niente. Ho fatto già il secondo giro di concime su tutte quelle che non avevo rinvasato. Su quelle che avevo rinvasato è il primo giro, però guardate come stanno spingendo, mi sembra che stanno veramente alla grande. Su qualche rametto sono andato a fare una piccola cimatura come qui per dare più forza agli altri rami, visto che questo ramo era partito veramente alla grande. Altre piante come l'acero Shishigashira stanno abbastanza bene, continuo ad avere qualche gemma gonfia, però ancora sta lì che parte e non parte, quindi gli voglio dare del tempo per assimilare nutrienti e poi partire. L'acero Desojo, se vedete bene, sta virando qualche foglia al verde già e ha fatto veramente tantissime foglie, rami anche molto lunghi. Anche l'acero Yamamomiji sta veramente alla grande, infatti tra non molto devo andare a fare le margotte e ovviamente aspetterò che i rami matureranno. In più ho messo in questa parte ben assolata anche il mio carpino da seme, che mi sta dando veramente tantissime soddisfazioni e sono felicissimo di come sta procedendo come pianta. Anche qui ho dato sia leonardite liquida sia concime organico e sta andando veramente alla grande la pianta. Questo è l'apice e ha un fogliame stupendo, veramente stupendo. Sto ancora aspettando un po' per togliere il filo e credo di star facendo la cosa giusta. Adesso vedremo poi come procederà il tutto, però per adesso sono veramente fiducioso e questa pianta mi sta piacendo veramente tanto e ho visto che anche a voi non è dispiaciuto il video su questa pianta e questa cosa mi fa veramente tanto piacere. Ora passiamo ad altre piante, vi faccio vedere anche come stanno le piantine di acero Sangokaku con cui stavo facendo il Karamemiki, ma che poi alla fine non so bene se ci ho rinunciato oppure no, però gli voglio dare un anno di spinta tranquilla. Vi faccio vedere questa rovere Mame che alla fine sono andato a rinvasare, non vi ho fatto foto, però vabbè, era molto diversa. Avevo fatto anche una serie di shorts su questa pianta, magari vi rilascio in alto a destra. L'ho potata, l'ho rinvasata inclinandola in questo modo per fare una semicascata. Il risultato secondo me è buono, poi la vedremo magari in un dettaglio nei prossimi video. E ora, proprio in questi giorni, ha cominciato ad aprire le gemme con tantissima vigoria. Poi gli Shitakusa, che sono andato un pochettino a potare eccetera, e ho fatto anche questa piantina con l'edera. Non so bene come continuarla, però intanto la lascio attecchire e crescere. Gli Shitakusa, come vedete, un pochettino sono cresciuti, questa qua soprattutto l'ho potata parecchie volte, anche queste altre. Questo è il pino che avevo messo in vaso bonsai
Il mio cotogno, come sempre, sta facendo tantissimi fiori ancora. Poi i pini, che stanno veramente benissimo, guardate qua, stanno veramente una bomba. 1, 2, 3, 4 e l'altro che stava lì dietro. E adesso andiamo a vedere l'artiglieria pesante. Eccoci qua, siamo con l'olivastro, che molto recentemente, pochi giorni fa quindi, sono andato a pulire di tutte le foglie ascellari e comunque tutti i mucchietti di foglie che aveva fatto. Infatti c'è qualche rimasuglio nel vaso. Non ricordo neanche che cosa vi avevo mostrato nei video precedenti a livello di filature, cose così. Probabilmente questo inverno ho lasciato un po' andare questo tipo di video e non li ho registrati. Ho dato priorità magari ai video della serie su come iniziare a fare bonsai, però sono andato a dare veramente una bella pulita su tutta la pianta. Ho accorciato tutti i rami tranne questo, perché è il primo ramo e deve andare a crescere, allungarsi, quindi lo sto lasciando sfogare. Qui ufficialmente l'innesto ha preso, però in realtà è nato da solo anche questo rametto sotto, che forse potrebbe essere più indicato, quindi li sto facendo crescere entrambi e la pianta non fa altro che cacciare anche in questo punto qui. Però non mi fa impazzire come punto da cui far crescere un ramo, quindi per ora lascio tutto così come sta. Poi magari a fine anno staccheremo l'innesto e continueremo a far crescere il primo ramo e il secondo ramo staccati. Poi sughera, che ho rinvasato adesso con un terriccio veramente ottimale, lapillo, pomice, zeolite, canuma e agadama. E infatti, se vedete bene, ha delle gemme che veramente stanno esplodendo, il che mi rende veramente soddisfatto. Ovviamente ogni volta che rinvaso una pianta la lascio circa 2-3 settimane in un luogo ben riparato dal vento per non andare ad avere problemi, e apparentemente sta andando bene. Anche il pino l'abbiamo rinvasato al club. Purtroppo aveva delle radici per fare un Ishizuki, quindi una pianta su roccia, però non avevo a disposizione la roccia e neanche un vaso adatto, quindi le abbiamo accorciate e basta. Ha qualche aghetto un po' più secco, probabilmente comunque ha subito un bel po' di stress, però ha allungato delle candele in giro, quindi sono fiducioso. Poi leccio, che ancora non è partito, che però in realtà, se non sbaglio, l'avevo anche filato con voi, quindi su questa possiamo andare veloci. Poi altro leccio che ho rinvasato in solitario, che è stata anche questa pianta riparata per circa 3 settimane e sta cacciando in modo che secondo me è veramente ottimo. L'unica pecca è che ha avuto un po' di afidi già, come potete vedere qui, e quindi poi la sto monitorando per vedere se aumentano, vado diretto e risolvo la situazione. Però ha veramente tantissima vigoria e infatti tutta questa parte qui e qui è strapieno di gemme che io non faccio altro che togliere. Poi siamo qui con l'olivastro, dove però non ci sono novità, anzi la pianta è scappata un pochettino, infatti poi credo che la porterò al prossimo incontro al club e la sistemeremo tutti insieme. Però sono soddisfatto perché comunque dimostra sempre di avere una grandissima vigoria. Ora passiamo all'olivo, che come vedete sta una bomba. È ripartita veramente forte dopo questo inverno in cui non l'avevo neanche filata, l'avevo solamente potata,
perché appunto volevo farla risistemare un po' e spingere per creare nuova ramificazione, e infatti pochi giorni fa ho fatto una potatura in modo tale da riportarla indietro. Come vedete qui sono andato leggermente ad accorciare questa parte in modo tale da portare quel ramo lungo di qua e dare spinta maggiore a questi 3 o 4 rami qui davanti. Quindi piano piano sto sistemando anche questa situazione, però tutto sommato la pianta mi sembra stia crescendo veramente alla grande. Poi filandola successivamente andrò ad ottenere un livello ancora migliore, ma prima devo crearmi in alcuni punti la giusta ramificazione da andare poi a sistemare col filo. Bene, ora questo è l'olmo, che anche qui non ricordo se vi avevo fatto vedere la filatura oppure no, però abbiamo fatto la filatura, abbiamo messo dei tiranti e la pianta veramente adesso ha un'impalcatura veramente ottima, è ripartita tantissimo. Ancora non ho tolto il filo, ma a breve lo dovrò togliere. Comunque sono veramente soddisfattissimo di come stia andando questa pianta, veramente per essere partiti da zero è veramente un grandissimo risultato per me. Quindi a breve toglierò il filo e forse andrò già a fare un po' di potatura su alcuni rami. Anche qui ho fatto delle piccole cimature, ma devo vedere un attimo bene come procede la pianta. Poi rovere, anche qui crescita libera, però sono andato a fare delle cimature anche qui perché la pianta era ripartita troppo ferocemente, se così vogliamo dire, quindi ho cercato di ribilanciare un pochettino la spinta. Comunque è ripartita veramente alla grande, i rami stanno già un po' indurendo, quindi a breve poterò e tornerò indietro per andare a risvegliare o creare nuove gemme indietro, anche se in alcuni punti già le aveva fatte e adesso ha generato nuovi rami. Aggiornamento anche per questo leccio qui che sta ripartendo e a breve dovrò andare a togliere il filo. E poi veniamo agli ultimi due lecci, ovvero questo qui che è ripartito alla grande. Anche qui ho fatto delle piccole cimature, ma questa pianta ha subito, come vedete lì, un brutto, chiamiamolo infortunio, ovvero il primo ramo che stavo costruendo da circa 2 anni e che ormai era diventato lungo più di 1 metro, ha subito un infortunio, diciamo, non voglio approfondire, però sappiate che ha subito questa sorta di infortunio e praticamente è stato staccato di netto, e il che è veramente un dramma. Sono andato a provare a riattaccarlo sperando risaldasse, ho fatto tantissime cose, non ci sono riuscito e ora l'unica speranza che posso avere è che il callo vada a creare un nuovo primo ramo con una gemma da queste parti, altrimenti devo inventarmi un innesto o da questi rametti qui sotto o qualcosa da qui, però questo ramo già mi dovrà fare da innesto qui dietro, quindi non lo so. È stata veramente una bruttissima notizia quando l'ho scoperto, però questo è. E poi l'altro leccio che manca, ovvero quello che ho acquistato a ottobre dell'anno scorso, che era qui di lato, non ve lo mostro perché è in ricovero, perché è stato rinvasato e quindi si farà un mesetto bello al coperto, al riparo dal vento e tutto il resto, e in modo tale da non andargli a creare problemi con tutto questo forte vento che sta facendo ultimamente. Quindi lo rivedrete in futuro quando sarà ripartito ufficialmente. Detto ciò,
Io vi ringrazio tantissimo per la visione, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se le piante vi sta piacendo, come stanno prendendo forma. Io posso ritenermi veramente soddisfatto e se vi va, se ve la siete persa, vi lascio qui in alto a destra la serie su come iniziare a fare bonsai e io vi rimando come ogni domenica ore 19 ad un nuovo video, sempre qui sul mio canale. Buon bonsai!